Lezione 1. Vantaggi delle lounge aeroportuali. Ehi Anna, mi interessavano le lounge aeroportuali. Quali servizi vengono generalmente offerti lì? Salve John. Le lounge aeroportuali di solito offrono comodi posti a sedere e un'atmosfera tranquilla. Sembra carino. Mi servirebbe davvero un posto tranquillo prima di un volo. Esattamente. Spesso offrono anche snack e bevande gratuiti. Snack gratuiti. Questo è un vantaggio enorme. Che tipo di cibo offrono di solito? Varia, ma spesso puoi trovare pasti leggeri, pasticcini e frutta fresca. Yum! Adoro mangiare qualcosa prima di salire a bordo. Anch'io. Molte lounge offrono anche la connessione Wi-Fi gratuita, il che è davvero conveniente. È ottimo per recuperare il ritardo sul lavoro o navigare in internet. Sicuramente. Alcune lounge dispongono persino di stazioni di ricarica per dispositivi. È super utile. Odio quando la batteria del mio telefono è scarica durante il viaggio. E non dimenticare le docce. Alcune lounge dispongono di strutture per rinfrescarsi. Docce? È incredibile. È bello sentirsi riposati prima di un lungo volo. Di sicuro. Alcune lounge forniscono anche giornali e riviste per l'intrattenimento. Sembra un ottimo modo per rilassarsi prima di partire. Ci sono altri vantaggi? Sì. Alcune lounge offrono l'accesso a zone notte private o a camere per riposarsi. Wow! Sarebbe perfetto per lunghe soste. La prossima volta devo provare una lounge. Assolutamente. Rende l'esperienza di viaggio molto più piacevole. Non vedo l'ora di scoprire i vantaggi delle lounge aeroportuali durante il mio prossimo viaggio. Lezione 2. Dinamica del cane. E Anna, ho notato che a Luna piace giocare con altri cani. Max se la cava bene con loro? Ciao John, sì. Max ama socializzare con altri cani. È molto amichevole. È bello sentirlo. È sempre divertente vederli giocare insieme. Assolutamente. Assomiglia a guardare una piccola festa per cani. Pensi che andrebbero d'accordo? Credo di sì. Luna è giocosa e Max ha una natura gentile. Potrebbero diventare migliori amici. Mi piacerebbe organizzare un appuntamento per giocare. Sarebbe divertente vederli interagire. Sembra perfetto. Potremmo incontrarci al parco dove hanno molto spazio. Buona idea! Ci sono anche alcuni corsi di agilità che potrebbero provare. Corsi di agilità? Sembra eccitante. Ne hai mai fatto provare una a Max? Sì, lo adora. È un ottimo modo per mantenerlo attivo e impegnato. Dovrei portare Luna lì per aiutarla a bruciare un po' di energia. Sicuramente. Inoltre, è un modo divertente per creare un legame con loro. Quali altre attività ti piace fare con Max? Facciamo spesso lunghe passeggiate ed esploriamo nuovi sentieri. Ama sniffare. Sembra meraviglioso. Dovrei iniziare a portare Luna anche in altre avventure.
È un ottimo modo per entrambi di rimanere sani e felici. Pianifichiamo presto quella data di gioco. Non vedo l'ora di vederli in azione. Lezione 3. L'emozione dello shopping. Ehi Anna, ho appena ricevuto questa carta regalo e sono così entusiasta di fare shopping. Ciao John, è fantastico. Nessun problema se vuoi compagnia. Andiamo insieme. Buon shopping sembra perfetto. Stavo cercando delle scarpe nuove. Ottima scelta. Le scarpe possono davvero far risaltare un outfit. Che stile stai cercando? Sto pensando a delle scarpe da ginnastica sportive. Saranno perfetti per le gite informali. Buona idea. Le sneakers sono versatili. Hai una marca preferita? Di solito scelgo Nike o Adidas. I loro design sono sempre alla moda. Sono marchi famosi. Adoro quanto siano comode le loro scarpe. Esattamente. Inoltre, questa carta regalo ne è valsa la pena. Finalmente posso comprarne un paio che mi piacciono davvero. Questa è la sensazione più bella. Hai intenzione di prendere altro mentre siamo lì? Forse una nuova felpa con cappuccio. Fa sempre più freddo e ho bisogno di qualcosa di comodo. Una felpa con cappuccio sembra perfetta. Avrai voglia di stare al caldo pur essendo elegante. Vera, che mi dici di te? Stai cercando qualcosa di speciale? Mi piacerebbe trovare una bella borsetta. È da un po' che ne cerco una. Sembra eccitante. È sempre divertente trovare l'accessorio perfetto. Assolutamente. Diamo un'occhiata ad alcuni negozi e vediamo cosa attira la nostra attenzione. Sì, non vedo l'ora di vedere quali tesori scopriremo. Lezione 4. Racconti di viaggio. E Anna, stavo pensando al mio ultimo viaggio. Vuoi che condivida la mia esperienza? Ciao John, mi piacerebbe. Viaggiare porta sempre storie così interessanti. Lo fa davvero. Sono andato in Italia e il cibo era assolutamente incredibile. L'Italia è conosciuta per la sua cucina. Qual era il tuo piatto preferito? Non riesco a decidere. La pasta era fresca, ma il gelato era paradisiaco. Il gelato è il migliore. Hai provato dei gusti unici. Sì, ho mangiato pistacchio e lavanda. Erano così rinfrescanti. Wow, sembrano deliziose. Ho provato solo i gusti classici. Dovresti assolutamente sperimentare la prossima volta. Fa tutto parte dell'esperienza. Sono d'accordo. Cos'altro hai fatto in Italia? Ho visitato siti storici come il Colosseo e il Vaticano. Sembra incredibile. L'architettura deve essere stata mozzafiato. Lo era. Mi è piaciuto molto conoscere la storia dietro ogni luogo. Posso immaginarlo. Spero che tu possa venire a trovarci presto. Mi piacerebbe vedere quei siti di persona. Dovresti. C'è così tanto da esplorare e la cultura è vivace. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista dei desideri di viaggio.
Qualche consiglio di viaggio? Sì, impara sempre qualche frase nella lingua locale. Aiuta molto. Questo è un ottimo consiglio. Ora inizierò a esercitarmi con alcune frasi in italiano. Perfetto. Renderà la tua esperienza ancora più piacevole. Lezione 5. Pasta Perfection. Ehi Anna, sono entusiasta di fare la pasta stasera. Scegliamo un formato di pasta che ci piace per il nostro piatto. Ciao John, perfetto. Ci sono così tante forme tra cui scegliere. Qual è la tua preferita? Adoro davvero le penne. La salsa entra nei tubi, rendendo ogni boccone saporito. Penne è un'ottima scelta. Mi piacciono le farfalle. La forma a farfalla è così divertente. Farfalle carina. È perfetto per un piatto leggero ed estivo. Che salsa ti piace con esso? Di solito lo abbino al pesto o a una leggera salsa cremosa. E tu? Preferisco la marinara con le penne. È classico e sempre delizioso. Non puoi sbagliare con la marinara. Aggiungete delle verdure alla vostra pasta? Sì, adoro aggiungere spinaci e pomodorini per un po' di freschezza. Ottima idea! Mi piace aggiungere zucchine e peperoni. Aggiungono una bella croccantezza. Sembra gustoso. Dovremmo unire le nostre idee e creare una ricetta unica. Lo adoro! Un mix di verdure e salse lo renderebbe delizioso. Dovremmo includere anche delle proteine. Pollo o gamberetti sarebbero fantastici. Assolutamente! I gamberetti aggiungerebbero un bel tocco, soprattutto con l'aglio. Sì, i gamberetti all'aglio sono sempre un successo. Assicuriamoci di avere anche del pane all'aglio come contorno. Sicuramente! È il complemento perfetto per qualsiasi piatto di pasta. Non vedo l'ora di cucinare insieme. Nemmeno io. Sarà una cena deliziosa. Lezione 6. Esplorazione su due ruote. E Anna, ho appena scoperto che c'è un negozio di noleggio vicino all'ingresso che offre biciclette a noleggio. Ciao John, è fantastico. La bicicletta è un ottimo modo per esplorare la zona. Assolutamente. Adoro la sensazione del vento durante la guida. Hai mai noleggiato una bici prima d'ora? Sì, ce l'ho. È stato molto divertente cavalcare lungo la spiaggia. Che mi dici di te? Ne ho noleggiato uno in montagna l'estate scorsa. I panorami erano mozzafiato. Sembra incredibile. Hai preso qualche percorso panoramico? Sì, c'era un sentiero che costeggiava un fiume ed era bellissimo. Mi piacerebbe andare in riva al fiume. Sai quanto costa il noleggio? Penso che siano circa $15 per un giorno intero. Un ottimo affare per tutto quel divertimento. Sicuramente. Inoltre, è un modo salutare per godersi la vita all'aria aperta. Esattamente. Pianifichiamo una gita in bici questo fine settimana. Mi piacerebbe moltissimo. Potremmo esplorare alcuni parchi locali e magari fare un picnic. È un'ottima idea.
Possiamo preparare degli snack da gustare durante il nostro viaggio. Sì. Quali snack vuoi portare? Sto pensando a frutta e panini. Perfetto. Prendo delle barrette di muesli e delle bottiglie d'acqua. Rimanere idratati è fondamentale. Assolutamente. Assicuriamoci anche di indossare i caschi per motivi di sicurezza. Buon punto. La sicurezza prima di tutto, sempre. Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura in bicicletta. Lezione 7. Consigli di viaggio. Ehi Anna, mi preparo presto per il mio viaggio. Non vedo l'ora. Ciao John, è emozionante. Dove stai andando? Vado in Spagna per una settimana. Ho sempre voluto esplorarlo. Sembra incredibile. La Spagna ha una cultura così vivace e un cibo delizioso. Lo so. Ho intenzione di provare tapas e paella. Ci sei mai stato? Sì, ho visitato Barcellona l'anno scorso. L'architettura è stupefacente. L'ho sentito. Voglio vedere la Sagrada Famiglia. Ci sei andato? Assolutamente. Di persona è mozzafiato. Ti piacerà. Non vedo l'ora. Hai qualche consiglio per il mio viaggio? Certo. Assicurati di imparare alcune frasi spagnole di base. Aiuta molto. Ottima idea. Mi eserciterò a dire ciao e grazie. Sono perfetti. Inoltre, cerca di mimetizzarti con la gente del posto. Rende l'esperienza più ricca. Questo è un buon punto. Che mi dici dei trasporti? Usare i mezzi pubblici è un ottimo modo per spostarsi. La metropolitana è molto efficiente. Grazie per il suggerimento. Lo userò sicuramente. Qualche consiglio sui luoghi da visitare? Non perderti il Park Güell. È pieno di mosaici colorati e di splendide viste. Sembra assolutamente da vedere. Lo aggiungerò alla mia lista. Oh, e abbi cura di te e fai un viaggio fantastico. Viaggia in sicurezza e goditi ogni momento. Grazie, Anna. Sono sicuro che sarà un'avventura indimenticabile. Lezione 8. Avventure in gita di un giorno. E Anna, stavo pensando che dovremmo programmare anche delle gite di un giorno per le nostre vacanze. Ciao John, sembra un'ottima idea. Cosa avevi in mente? Che ne dite di visitare la vicina Montserrat? Ho sentito che è bellissimo. Montserrat è incredibile. I panorami sulle montagne sono mozzafiato e lì c'è un famoso monastero. Esattamente. Mi piacerebbe fare escursioni e vedere le formazioni rocciose uniche. Ci sei mai stato? Sì, ci sono andato l'anno scorso. L'escursione è stata impegnativa, ma ne è valsa la pena per i panorami. Sembra eccitante. Qual è il modo migliore per arrivarci? Puoi prendere un treno dalla città e poi una funivia fino alla cima. È così panoramico. Un giro in funivia sembra divertente. Quanto tempo ci vuole per arrivarci? È a circa un'ora di treno.
più una breve corsa in funivia. Non è affatto troppo lungo. Perfetto. Potremmo passare l'intera giornata esplorando e scattando foto. Assolutamente. Non dimenticate di preparare un picnic. Ci sono molti ottimi posti dove mangiare. Buona idea. Preparerò dei panini e degli snack per noi. Porterò delle bevande e dei dolci. Un picnic rende il viaggio ancora più piacevole. Sì, non vedo l'ora che inizi la nostra avventura a Montserrat. Sarà fantastico. Lezione 9. L'arte dello scherzo. E Anna, stavo pensando a come scherzare possa essere un modo divertente per entrare in contatto con le persone. Ciao John, assolutamente. Scherzare fa bene a rompere il ghiaccio. Alleggerisce l'umore. Giusto? Una battuta al momento giusto può far ridere tutti. Hai una barzelletta preferita? Lo faccio. Perché lo Spaventapasseri ha vinto un premio? Perché era eccezionale nel suo campo. Questo è un classico. Adoro i giochi di parole. Sono così intelligenti. Ma a volte le battute possono essere complicate. Vero. Le battute possono anche essere dannose se prendono di mira qualcuno personalmente. Esattamente. È importante conoscere il tuo pubblico. Ciò che potrebbe essere divertente per una persona potrebbe offenderne un'altra. Sì. Ecco perché preferisco le battute spensierate che possano piacere a tutti. Buona chiamata. Ti sei mai trovato in una situazione imbarazzante a causa di uno scherzo? Una volta ho fatto una battuta sul taglio di capelli di un amico e non l'hanno trovato affatto divertente. Oh no, deve essere stato scomodo. Anch'io ho avuto la mia parte di momenti imbarazzanti. Fa tutto parte dell'apprendimento, immagino. Ora sto più attento a quello che dico. Lo stesso qui. È meglio mantenere le cose positive e inclusive. Assolutamente. Le risate dovrebbero unire le persone, non separarle. Ben detto. Continuiamo a condividere belle battute che fanno sorridere tutti. Lezione 10. L'evoluzione della tecnologia. E Anna, ricordi quando nessuno possedeva un computer? Sembra secoli fa. Ciao John, lo fa davvero. La tecnologia è avanzata così rapidamente. Assolutamente. Non ci vuole molto perché le cose cambino molto. Guardate gli smartphone. Giusto. Sono come dei mini computer nelle nostre tasche. È incredibile. Non riesco a immaginare la vita senza il mio telefono adesso. Quale pensi sia l'invenzione tecnologica più sorprendente? Direi internet. Collega istantaneamente persone in tutto il mondo. Buona scelta. Chissà quali cose incredibili ci attendono in futuro. Esattamente. Forse avremo esperienze di realtà virtuale che sembrano completamente reali. Sarebbe fantastico. Immagina di viaggiare in diversi paesi senza uscire di casa. O avere assistenti di intelligenza artificiale che possono aiutarci in tutto ciò che facciamo. Sì, potrebbero gestire i nostri orari e persino aiutarci con le ricette di cucina.
Le possibilità sono infinite. È emozionante pensare a cosa succederà dopo. Di sicuro, ma spero che non perdiamo il tocco personale con tutta questa tecnologia. Questo è un ottimo punto. È importante bilanciare la tecnologia con le connessioni reali. Assolutamente. Alla fine, sono le persone che contano di più. Lezione 11. Comfort di viaggio. E Anna, stavo pensando al nostro prossimo viaggio. È importante avere delle opzioni, soprattutto sui voli lunghi. Ciao John, sono completamente d'accordo. Avere delle scelte rende il viaggio molto più piacevole. Esattamente. Cosa metti in valigia di solito per i voli lunghi per sentirti a tuo agio? Porto sempre un cuscino per il collo e una coperta accogliente. Mi aiuta a rilassarmi e a dormire meglio. Ottima idea. Mi piace anche avere degli snack a portata di mano. Il cibo dell'aereo può essere incostante. Sì, gli snack salutari come noci e frutta secca sono perfetti per dare energia. Porti anche una bottiglia d'acqua? Sicuramente. Rimanere idratati è fondamentale. Lo rifornisco dopo aver superato i controlli di sicurezza. Mossa intelligente. Scarico anche film e podcast per l'intrattenimento. Fa volare il tempo. Bel pensiero. Di solito porto un libro o il mio e-reader. Quali generi ti piacciono? Adoro i thriller. Mi tengono con il bordo del sedile. Tu che ne di? Preferisco la fantasia. È una bella fuga dalla realtà, soprattutto in aria. Sembra divertente. Dovrai provare a leggere qualcosa di fantasy durante il nostro viaggio. Ti piacerà. Inoltre, è bello condividere consigli durante il volo. Assolutamente. Possiamo avere il nostro piccolo club del libro in cielo. Perfetto. Con una buona compagnia e ottime opzioni. I voli lunghi possono essere divertenti. Lezione 12. Appassionati di storia. E Anna, mi piace molto conoscere la storia. Che mi dici di te? Ciao John, anch'io. Trovo affascinante esplorare come gli eventi passati modellano il nostro presente. Esattamente. Adoro leggere di antiche civiltà. Avevano culture così interessanti. Sono d'accordo. Gli egiziani e le loro piramidi sono incredibili. Li hai studiati? Sì, ho letto molto sulla loro architettura e sul processo di mummificazione. La mummificazione è così intrigante. Dimostra quanto fosse importante per loro l'aldilà. Giusto? E i geroglifici sono come un rompicapo che aspetta di essere risolto. Ho sempre voluto imparare a leggerli. Sarebbe come sbloccare un codice segreto. Sarebbe fantastico. Quali altri argomenti storici ti piacciono? Sono molto interessato alle guerre mondiali. L'impatto sulla società è stato profondo. Lo stesso qui. Le storie di coraggio e sacrificio sono davvero stimolanti. Inoltre, i progressi tecnologici in quel periodo sono stati significativi. Assolutamente. È affascinante come la necessità guidi l'innovazione. Penso che dovremmo visitare un museo insieme.
Sarebbe divertente esplorare le mostre. Ottima idea! Possiamo imparare così tanto e condividere i nostri pensieri su ciò che vediamo. Lezione 13. Movie Magic. E Anna, avevo voglia di vedere dei bei film. Anch'io mi piacciono le commedie romantiche. Ciao John, anch'io. Sono così divertenti e spensierati. Qualche consiglio per me? Assolutamente. When Harry Met Sally è un classico. Le battute tra i personaggi sono divertenti. Adoro quello. I dialoghi sono così spiritosi. Hai visto Crazy, Stupid, Love? Sì, è fantastico. Il modo in cui le storie si intrecciano è davvero intelligente. Inoltre, il personaggio di Ryan Gosling è così affascinante. Che ne dici di Notting Hill? Un'altra ottima scelta. Julia Roberts e Hugh Grant hanno una chimica fantastica. Esattamente. I loro momenti imbarazzanti sono così riconoscibili. Preferisci le nuove commedie romantiche o le classiche? Mi piacciono entrambi, ma c'è qualcosa di speciale nei classici. Hanno un fascino senza tempo. Sono d'accordo. Le commedie romantiche più recenti hanno spesso uno stile diverso. Qual è la tua preferita recente? Mi è piaciuto molto a tutti i ragazzi che ho amato prima. È dolce e divertente. Quella è adorabile. I personaggi sembrano così reali. Mi è piaciuto anche Love, Simon. Sì, è sincero e affronta temi importanti. Dovremmo passare una serata al cinema. Ottima idea! Possiamo guardare insieme le nostre commedie romantiche preferite. Non vedo l'ora. Sarà un modo perfetto per rilassarsi e godersi qualche risata. Lezione 14. Piani per il fine settimana. E Anna, hai piani interessanti per il fine settimana? Ciao John, sto pensando di fare escursioni se il tempo è bello. Che ne dici di te? Sembra fantastico. Ho intenzione di visitare una mostra d'arte locale. Adoro vedere nuove opere d'arte. Le mostre d'arte sono così stimolanti. Che tipo di arte ti piace di più? Mi piace molto l'arte contemporanea, spesso ha prospettive uniche. Che mi dici di te? Sono un fan dell'impressionismo. I colori e le pennellate sono così belli. L'impressionismo è adorabile. Hai visitato qualche museo famoso? Sì, sono stato al Louvre di Parigi. È stato incredibile vedere la Gioconda di persona. Wow, è incredibile. Mi piacerebbe vederlo. Ci sono altri musei che mi consigliate? Il Van Gogh Museum di Amsterdam è una tappa obbligata per chiunque ami il suo lavoro. Ottimo suggerimento. Lo aggiungerò alla mia lista di viaggi. Di solito fai escursioni da solo o con gli amici. Preferisco andare con gli amici. È più divertente condividere l'esperienza e scattare foto insieme. Sono d'accordo. Inoltre, è più sicuro fare escursioni in gruppo. Hai un posto preferito per le escursioni? Sì, c'è un bellissimo sentiero vicino al lago.
I panorami sono incredibili. Sembra perfetto. Forse possiamo organizzare un'escursione insieme qualche volta. Lezione 15. Etichetta stradale. Anna, ultimamente ho pensato di guidare. È importante che i conducenti consentano anche agli altri conducenti di immettersi nelle loro corsie. Ciao John, assolutamente. La fusione può essere stressante, soprattutto nelle ore di punta. Giusto? Si tratta solo di essere cortesi in viaggio. Un po' di gentilezza fa molto. Esattamente. Se tutti collaborano, il traffico scorre molto meglio. Hai mai avuto difficoltà a fonderti? Sì, una volta stavo cercando di imboccare un'autostrada trafficata e le macchine continuavano ad accelerare. È frustrante. Cerco di segnalare con largo anticipo per far conoscere agli altri le mie intenzioni. Buona idea. L'uso degli indicatori di direzione dimostra rispetto per gli altri conducenti. Hai altri consigli? Controlla sempre gli angoli ciechi prima di cambiare corsia. È più sicuro per tutti. Sicuramente. E mantenere una distanza di sicurezza aiuta anche a prevenire gli incidenti. Sì, il tailgating è così pericoloso. È meglio restare indietro ed essere pazienti. Sono d'accordo. La pazienza è fondamentale, soprattutto nel traffico intenso. Ti piace guidare? Lo faccio. Lo trovo rilassante, soprattutto quando posso ascoltare musica o podcast. Lo stesso qui. Una buona playlist rende ogni viaggio più piacevole. Assolutamente. Forse possiamo organizzare un viaggio insieme qualche volta. Sembra un vero spasso. Possiamo esplorare nuovi posti e mettere in pratica la nostra etichetta di guida. Lezione 16. Apprezzamento dell'arte. E Anna, a parte il resto, non riesco a capire perché qualcuno voglia esporre quadri del primo Rinascimento appartenenti alla collezione privata. Ciao John, questo è un punto interessante. Il primo Rinascimento ha una storia così ricca. Cosa trovi confuso al riguardo? Beh, penso che sia affascinante come artisti come Botticelli e Da Vinci abbiano cambiato l'arte, ma perché tenere nascoste le loro opere? Capisco. È frustrante quando la bella arte non è accessibile a tutti. Dovrebbe essere condivisa. Esattamente. L'arte ha il potere di ispirare ed educare. I musei svolgono un ruolo cruciale in questo senso. Lo fanno. Adoro visitare i musei e conoscere le storie dietro le opere d'arte. Anch'io. Ogni pezzo racconta una storia e vederli di persona è di grande impatto. Hai visto dipinti del primo Rinascimento nei musei? Sì, ho visto la nascita di Venere alla Galleria degli Uffizi a Firenze. È stato mozzafiato. Questo è un capolavoro. I colori e i dettagli sono affascinanti. Ti sei sentito ispirato? Assolutamente. Mi ha fatto apprezzare ancora di più l'abilità e la creatività di quegli artisti. Lo stesso qui. Penso che l'arte ci permetta di connetterci con la storia in un modo unico. Iscriviti, metti mi piace e condividi il nostro canale.
Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti. Grazie.